Oggi vi faccio vedere come preparare tamago tofu, il brodo dashi con l'uovo cotto al vapore che dall'aspetto ricorda il tofu setato, ma non ha il tofu tra gli ingredienti. Gli ingredienti sono le uova, i funghi shiitake, l'acqua di alghe kombu oppure il brodo dashi e entrambe le videoricette lascerò nella descrizione, il sake, la salsa di soia, la fecola di patate, il sale e l'erba cipollina tagliata sottile. Questa è la ricetta da 3 porzioni. Abbiamo 60 g di funghi shiitake e puliamo la terra dei funghi con la carta assorbente. Separiamo il gambo dal cappello. Dopo aver eliminato l'estremità del gambo, tagliamo a 1 o 2 mm sottili sia la parte gambo che la parte cappello. Se il cappello è grande, tagliamo prima a metà o a 1/3 e poi lo tagliamo sottile. E prepariamo mezzo cucchiaino di erba cipollina tagliata sottile. Prepariamo per fare la salsa che metteremo alla fine sopra tamago tofu. Nella pentolina mettiamo 150 g di acqua di alghe kombu, 3 g di sake. Chi non ce l'ha sostituite con il vino bianco, ma non mettete il sake cinese che ha un gusto molto forte e tanto diverso da sake giapponese. Vi dico sempre che per sostituire il sake va bene il vino bianco, ma per fare la ricetta con sapore molto delicato come quella di oggi vi consiglio fortemente di usare il vero sake giapponese. Mettiamo 5 g di salsa di soia e un pizzico di sale naturale, quello buono. Mettiamo anche i funghi shiitake tagliati sottili nella pentolina e la mettiamo da parte. Nella ciotolina piccola mettiamo un cucchiaino di fecola di patate e un cucchiaino d'acqua e mettiamo da parte. Abbiamo una ciotola grande tipo quella che utilizzo per il ramen e ha un diametro 18 cm, alta 7 cm. Questa ciotola ha la sua base che la separa dal fondo della pentola dove andremo a cuocere al vapore, ma se usate una ciotola senza base utilizzate un piattino capovolto per mantenere la ciotola non a contatto diretto con il fondo della pentola. Ungiamo con un po' di olio di semi all'interno della ciotola utilizzando con la carta assorbente o con la mano. Questa cosa facciamo per permettere al tamago tofu di non attaccarsi alla ciotola. Prepariamo una bacinella sopra bilancia digitale e mettiamo 2 uova grandi rompendo il guscio. Sbattiamo le uova con la frusta. Aggiungiamo 350 g di acqua di alghe kombu, 10 g di sake, 5 g di salsa di soia, 3 g di sale naturale, quello buono. Mettiamo un setaccio sulla ciotola e mescoliamo bene tutto insieme nella bacinella. Dopo aver mescolato bene, lo passiamo nel setaccio e travasiamo nella ciotola. Se vedete che c'è la schiuma sulla superficie, la eliminiamo. Prepariamo una padella grande con l'acqua bollente. Questa che vedete ha un diametro 30 cm e alta 10 cm e ho messo l'acqua fino a metà padella. Mettiamo la ciotola con i nostri ingredienti nella padella con l'acqua bollente e mescoliamo di nuovo questo liquido dolcemente e chiudiamo con il coperchio e abbassiamo il fuoco al medio-basso e cuociamo a bagnomaria per 15 minuti. Nel
Nel frattempo cuciniamo la salsa con i funghi shiitake. Accendiamo il fuoco al medio e quando inizia a bollire lasciamo per 30 secondi e spegniamo. Mescoliamo bene la fecola di patate e l'acqua e la aggiungiamo un po' alla volta alla salsa mescolandola. Riaccendiamo il fuoco al massimo e cuociamo la fecola di patate mescolando sempre e dopo un minuto spegniamo. Sono passati 15 minuti, apriamo il coperchio della pentola con l'uovo. Spegniamo il fuoco e spostiamo la ciotola sul ripiano. Velocemente riscaldiamo la salsa che si è mantecata grazie alla fecola di patate e la versiamo sopra al tamago tofu. Alla fine mettiamo mezzo cucchiaino di erba cipollina tagliata sottile. Ho pensato anche ai cipollotti tagliati sottili, ma il loro sapore è un po' forte per mettere sul tamago tofu, così preferivo l'erba cipollina. Ecco, il nostro tamago tofu è pronto! Vedete quanto soffice questo tamago tofu? In una giornata fredda e umida mi viene voglia di tuffarmi nel questo tamago tofu. Ha la consistenza di un budino morbido, ha un sapore gentile e coccoloso ed è delicato ma anche molto gustoso. Amo questo piatto e lo faccio spesso in questa stagione che comincia a essere fredda ed è buonissimo anche senza la salsa con i funghi shiitake. Ma naturalmente con la salsa è più bello da vedere e anche più buono da mangiare. Al tavolo lo dividiamo nelle ciotole e lo mangiamo con un cucchiaino. Ho già pubblicato una ricetta simile che si chiama chawanmushi, ma è una ricetta più elaborata. Proprio per questo motivo non lo faccio spesso, nonostante che è uno dei miei piatti preferiti, quelli invernali. Invece, da quando ho fissato la ricetta di oggi, che è più semplificata e ha meno ingredienti, faccio spesso e sto godendo come un gran vantaggio della stagione fredda. E se volete scaldarvi ancora di più, potete aggiungere un po' di zenzero grattugiato nella salsa e aumentare la quantità della fecola di patate, tipo anziché un cucchiaino potete mettere un cucchiaino e mezzo con stessa quantità d'acqua. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!